Mi chiamo Chiara, sono cresciuta in una famiglia cristiana che sin da bambina mi ha insegnato ad avvicinarmi alla fede. Quando avevo 5 anni mia madre cominciò a frequentare una comunità del rinnovamento dello spirito, e così anche io e mia sorella cominciammo questo percorso di fede che ci ha accompagnato nella crescita, e mi ha insegnato a pregare e a rivolgermi in maniera semplice a Gesù come ad un amico, a cui raccontare le mie difficoltà e i miei dubbi. Ma soprattutto mi ha insegnato a condividere la fede con i fratelli che camminavano con me. All'età di 18 anni in un pellegrinaggio incontrai Enrico. E pochi mesi dopo ci fidanzammo. Nel fidanzamento durato quasi 6 anni, il Signore ha messo a dura prova la mia fede e i valori in cui dicevo di credere. Dopo 4 anni il nostro fidanzamento ha cominciato a barcollare fino a che non ci siamo lasciati. In quei momenti di sofferenza e di ribellione verso il Signore, perché ritenevo non ascoltasse le mie preghiere, partecipai ad un corso vocazionale ad Assisi e lì ritrovai la forza di credere in Lui. Provai di nuovo a frequentare Enrico, e cominciammo a farci seguire da un padre spirituale, ma il fidanzamento non ha funzionato fintanto che non ho capito che il Signore non mi stava togliendo niente, ma mi stava donando tutto. E che solo Lui sapeva con chi io dovevo condividere la mia vita, e che forse io ancora non ci avevo capito niente. Finalmente libera dalle aspettative che mi ero creata, ho potuto vedere con occhi nuovi quello che Dio voleva per me. Poco dopo, contro ogni nostra aspettativa superate le nostre paure abbiamo deciso di sposarci. Nel matrimonio il Signore ha voluto donarci dei figli speciali, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, ma ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia sconvolgente. Ora ci ha affidato questo terzo figlio, Francesco, che sta bene e nascerà tra poco, ma ci ha chiesto anche di continuare a fidarci di lui. Nonostante un tumore che ho scoperto poche settimane fa e che cerca di metterci paura del futuro. Ma noi continuiamo a credere che Dio farà anche questa volta cose grandi. Carissimo Franci, oggi compi un anno, e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni, e così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita, perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile, ci dava la forza di andare avanti. Per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare, ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri, come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma, ma è bello morire consumati, proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide, ed abbiamo amato te sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi, e così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio, Dio non ti toglie mai nulla, se toglie è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide noi ci siamo innamorati di più della vita eterna, ed abbiamo smesso di avere paura della morte, dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto, ad accogliere l'eternità già in questa vita. Ad Assisi mi ero innamorata della gioia dei frati e delle suore, che vivevano credendo alla provvidenza, e allora ho chiesto anche io al Signore la grazia di credere a questa provvidenza di cui mi parlavano. Di credere a questo Padre che non ti fa mai mancare niente, e Fra Vito ci ha aiutato a camminare credendo a questa promessa. Ci siamo sposati senza niente, mettendo però Dio al primo posto,
e credendo all'amore che ci chiedeva questo grande passo. Non siamo rimasti mai delusi, abbiamo sempre avuto una casa, e tanto di più di quello che ci occorreva. Tu ti chiami Francesco proprio perché San Francesco ci ha cambiato la vita, e speriamo che possa essere un esempio anche per te. È bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui su questa terra, con Dio come guida. Sappiamo che sei speciale, e che hai una missione grande, il Signore ti ha voluto da sempre, e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Mamma Chiara e papà Enrico. Chiara scelse di rimandare tutte le cure del carcinoma per non nuocere al bambino, puntando a farlo nascere in maniera naturale. Solo dopo la nascita di Francesco riprende le terapie. Muore nella casa di campagna dei suoi genitori, a Pian della Carlotta, tra Cerveteri e Manziana, il 13 giugno 2012 a 28 anni. Il processo diocesano della sua causa di beatificazione e canonizzazione, per l'accertamento dell'eroicità delle virtù, si è aperto il 21 settembre 2018 presso il Vicariato di Roma. I resti mortali di Chiara riposano nel cimitero del Verano a Roma, presso la cappella dell'Arciconfraternita del Sacratissimo Cuore di Gesù, al riquadro 99.